La data dell'11 settembre 1943 segna il futuro di un bambino, che da grande diventerà il capo della cupola di Cosa Nostra. Salvatore Riina, nato il 16 novembre del 1930 a Corleone. Ha 13 anni ed è il secondo di 6 figli e il primo maschio di una povera famiglia di contadini di Corleone. Aiuta il padre Giovanni nel lavoro nei campi. Sono periodi tremendi in quella terra della Sicilia, dove i campi sono bruciati dai bombardamenti e gli alleati sono arrivati sulle coste della Sicilia. Quel giorno Giovanni Riina, seguito dai figli Salvatore, Gaetano e dal piccolo Francesco, procedono verso casa dopo una dura giornata nei campi della tenuta del barone Guglielmo Inglese. Mentre attraversano le campagne di Venere del Poggio, Giovanni vede un ordigno inesploso, una bomba ed un proiettile di cannone spezzato. Giovanni e Totò li raccolgono, li caricano e li portano a Corleone dentro dei sacchi di juta perché si può ricavare metallo e polvere da sparo. Arrivano a casa, in via Rua del piano 13, Giovanni Riina decide di disinnescare la bomba americana, mentre ci prova, gli scivola di mano cadendo a terra, l'esplosione è forte. Giovanni muore sventrato e perde la vita anche il figlio più piccolo Francesco, Gaetano rimane ferito a una gamba e sfregiato in volto. 2 giorni dopo, il 13 settembre 1943 si svolgono i funerali nella chiesa di Santa Rosalia, mentre Gaetano è ancora ricoverato in ospedale. Insieme alla vedova, Maria Concetta Rizzo, l'unico maschio della famiglia che accompagna le bare del padre e del fratello Francesco e Salvatore. Totò ora è il nuovo capofamiglia. La vita di Totò Riina riparte dalle campagne dove l'acqua del Belice non arriva fino a valle e ci sono i campieri a curare gli interessi dei proprietari. Campieri a cavallo con ai piedi stivaloni di cuoio, un frustino e a tracolla il fucile da caccia. Salvatore sa come ci si deve comportare e sa qual è la legge del feudo, e nel mentre, a Montelepre il bandito Giuliano è diventato colonnello. In questo periodo Salvatore Riina conosce un altro ragazzo del paese, ha 3 anni meno di lui, grosso, roccioso, si chiama Binnu, che lo incrocia all'alba quando lo vede andare col padre e con il fratello Salvatore a lavorare i campi. È il periodo che si dice che il dottor Michele Navarra sia diventato capomafia, e Totò lo vede passare in compagnia di alcuni giovani che non passano mai di giorno, ce n'è uno che zoppica. Sembra che la sua colonna vertebrale sia compromessa dal morbo di Pot, si chiama Luciano Liggio e si dice in paese che sia un ladro di bestiame, che fa razzia di buoi e di cavalli nelle valli intorno. Il dottor Navarra ha fatto sapere che Lucianeddu è diventato il campiere di Strasatto, che è un grande feudo fra i comuni di Corleone e Roccamena. In questo periodo Totò inizia a cambiare vita, non va più nei campi, ma inizia a frequentare il caffè Alaimo, mentre all'ospedale dei Bianchi Michele Navarra è diventato il capo del reparto di medicina. Totò ormai è cambiato, è un altro da quando ha conosciuto il dottor Navarra e il campiere di Strasatto Liggio, vive in campagna, come ha sempre fatto, ma non è più un agricoltore. Ormai con Liggio, con Calogero Bagarella e con Bernardo Provenzano, insieme con un'altra ventina di giovani, sono una banda che si occupano di furti di bestiame, macellazione clandestina e destabilizzazione dei contadini. A Corleone stanno nascendo i corleonesi, dove il capo al servizio del dottor Navarra è Lucianeddu. Totò però è il più astuto, il più crudele, anche se camminano sempre in 3, Totò, Calò e Binnu. Totò Riina, Calogero Bagarella e Bernardo Provenzano sono tutti e 3 la stessa cosa. Sono giovanissimi, ma sanno già quello che vogliono e sono pronti a tutto. A Corleone, la sera del 10 marzo del 48, scompare il segretario della Camera del Lavoro di Corleone. Il sindacalista è Placido Rizzotto, un socialista che ha 24 anni. Per 3 volte Luciano Liggio viene imputato per l'omicidio, per 3 volte verrà assolto per insufficienza di prove. Il primo delitto eclatante che vede coinvolto il giovane Totò dunque risale al 1948, quando viene ucciso Placido Rizzotto. La sera del 10 marzo, Placido Rizzotto si ferma davanti al caffè Alaimo, ci sono con lui 2 compagni della Camera del Lavoro, ai 3 si avvicina anche Pasquale Criscione, un contadino e compagno del sindacato, che frequenta la banda di Michele Navarra. È proprio Criscione ad attirare Rizzotto in trappola, obbedendo a un ordine di Luciano Liggio, ed è sempre Criscione a confessare poi il delitto al capitano dei carabinieri di Corleone, Carlo Alberto Dalla Chiesa. In seguito Criscione ritratta davanti ai magistrati le sue deposizioni, che così non sono sufficienti a far condannare Luciano Liggio né in primo grado e né in appello e né in Cassazione. Tutto il paese sa che fine abbia fatto Rizzotto, e un testimone lo scrive su una lettera anonima spedita 7 giorni dopo il sequestro del sindacalista.
Una settimana dopo la scomparsa di Rizzotto, a Corleone muore anche un pastorello che ha 13 anni, si chiama Giuseppe Letizia. Morte per tossicosi diagnosticata dal referto medico del direttore dell'ospedale dei Bianchi, dove comandava il dottor Navarra. Il cadavere di Rizzotto viene ritrovato 644 giorni dopo, è un mercoledì, il 14 dicembre del 49 tirano sullo scheletro da una foiba di Rocca Busambra, nel bosco della Ficuzza. Fra gli alberi della Rocca Busambra quel giorno c'è anche Leoluchina Sorisi, la fidanzata di Rizzotto. Salvatore Rina ha quasi 19 anni e da 7 mesi è in galera, detenuto al carcere Lucciardone di Palermo in attesa di giudizio per omicidio. Il pomeriggio del 13 maggio ha ucciso Domenico Di Matteo. Menicu era un ragazzo del paese. Si sono incontrati alla costa di San Giovanni su un piano di terra battuta dove una volta si giocava a bocce, era una montagnetta spianata alla periferia del paese. E dietro c'era un magazzino militare abbandonato. 10 giorni prima c'era stata una scazzottata nei vicoli di piazza Garibaldi subito dopo la processione del Cristo. Da una parte c'erano Totò e i suoi amici. Dall'altra c'erano Menicu e i suoi cugini. Si rividero alla costa di San Giovanni quel 13 maggio, si scontrarono per la seconda volta con insulti prima, con pugni e calci poi. A un certo punto, un tale Labita tira fuori una pistola intimidando di sparare. Qualche giorno il verbale di denunzia c'era scritto: fu Rina che estrasse di tasca una pistola automatica che porta sempre con sé e sparò un colpo in direzione del Labita, ma colpì alla coscia destra il cugino Domenico Di Matteo, che vistosi ferito incitò il cugino a sparare. Il Rina cominciò a sparare tutti i colpi che conteneva l'arma impugnata. Dopo quello scontro a fuoco, Menicu viene trasportato in ospedale, Totò Rina si rifugia invece a casa dello zio Francesco di Prisco. Totò è stato ferito ad entrambe le gambe, un proiettile gli ha trapassato l'arto inferiore destro e poi l'arto inferiore sinistro. Lo zio non può fare molto, così di peso lo porta all'ospedale dei Bianchi di Corleone. Totò viene interrogato 2 volte all'ospedale, e per 2 volte giura il falso. Fu Di Matteo a ferirmi per primo. Solo al terzo interrogatorio, nel carcere di Lucciardone, ammette che Menico Di Matteo non era armato, dice che la pistola l'aveva un suo amico che gli stava al fianco. Uno che non ho potuto riconoscere perché l'ho visto solo per un attimo. Alla fine Totò fornisce la sua versione, e dice che ha sparato un colpo, uno soltanto ma per legittima difesa. I testimoni lo smentiscono, i colpi sparati da Rina furono parecchi e tutti di seguito da 5 a 7 colpi. Sulla costa di San Giovanni vengono ritrovati 3 bossoli di una pistola automatica calibro 9, l'arma però non viene mai trovata. Domenico Di Matteo muore all'ospedale dei Bianchi la notte stessa di quel 13 maggio del 49, la pallottola gli aveva lacerato l'arteria femorale, è stata la causa del decesso. Il movente del delitto è ricondotto alla rissa e contrapposizione fra le 2 bande, e mai nessuno indagherà su quello che era accaduto subito prima della processione del Cristo. Per la prima volta Totò Rina finisce in prigione, passando dall'ospedale della Filiciuzza di Palermo, poi entra a Lucciardone, dove gli prendono le impronte digitali e gli fanno la prima foto segnaletica. Il detenuto Salvatore Riina viene assegnato alla sezione giovani adulti del carcere. Il processo a Totò Riina si celebra nella chiesa sconsacrata di Montevergine a Palermo. Il giorno della sentenza Totò Riina è in piedi davanti ai giudici con le catene ai polsi. Fra il pubblico c'è la madre, le 3 sorelle e il fratello Gaetano. Quando sente le parole del presidente della corte, Totò Riina rimane sul posto, condanna a 12 anni di carcere. Il giovane Totò ha poco più di 18 anni.